Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Oggi eseguiremo un altro lavoretto alla Suzuki Gran Vitara. In pratica andiamo ad allungare un tubo della frizione e ovviamente essendo un circuito idraulico andremo a sostituire il liquido ed effettuare lo spurgo. Facciamo questa operazione perché in pratica avendo rialzato l'auto con un body lift, ovvero mettendo degli spessori tra telaio e carrozzeria, avete visto una serie di video per tutto quanto il progetto e per questo motivo un tubo collegato al cilindretto della frizione è troppo corto, sostanzialmente sta in tensione. E allora, così come abbiamo fatto per tutti quanti i tubi dei freni in gomma che abbiamo appositamente sostituito con tubi in treccia aerodinamica, allo stesso modo facciamo con questo tubo della frizione. Ed eccolo qui, questo è il tubo da sostituire. Come potete vedere è abbastanza teso, lì su anche col tubo rigido siamo al limite, l'ho dovuto sganciare dall'apposito fermacavo per fare in modo che fosse più libero possibile, ma è chiaro, così non si può ottenere. E allora, così come abbiamo fatto, vedete quello a fianco è un tubo in treccia dei freni che va nella parte posteriore, allo stesso modo allunghiamo il tubo della frizione sostituendolo con uno in treccia. E allora iniziamo subito, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Come prima cosa aspiriamo il liquido all'interno della vaschetta in modo che ne cada il meno possibile quando a breve andremo a svitare il raccordo del tubo. Aspirato il liquido nella vaschetta e pulita, chiave da 19, teniamo il raccordo qui, in questo modo, vediamo se riusciamo, e poi solita chiave da 10 per raccordi idraulici, andiamo a svitare il tubo. Ora è lento e possiamo continuarlo a svitare per comodità con una chiave semplice da 10. Per inciso qui stiamo lavorando sul lato destro dell'auto di fianco all'ammortizzatore, dal momento che abbiamo creato abbastanza spazio tra telaio e carrozzeria montando un body lift, altrimenti avremmo dovuto lavorare comodamente dal vano motore. Ovviamente un po' di liquido uscirà. Raccordo svitato, adesso passiamo al cilindretto sulla frizione. Ok, quello su l'abbiamo appena svitato, adesso andiamo a svitare questo bulone qui sul cilindretto. Chiave da 14. Ecco qua, questo è il tubo vecchio e questo è il nuovo. Ovviamente l'ho già preparato, non vi faccio vedere come farlo perché ho fatto un video apposito per la creazione dei tubi in treccia. Recuperiamo il nostro bulloncino. Ok,
Bulloncino va bene. Sostituiamo, mi raccomando, le rondelle. Bene, ora possiamo iniziare a montarlo sull'auto. Chiave da 14 e blocchiamo il bullone sul cilindretto attuatore della frizione. Successivamente passiamo al raccordo che unisce il tubo rigido presente nel vano motore con il tubo nuovo stesso. Per farlo dobbiamo ovviamente utilizzare due chiavi, uno per tenere fermo il nuovo raccordo collegato al tubo appena sostituito e con un'altra chiave avvitiamo il raccordo del tubo rigido. E così come abbiamo fatto per svitarlo, normalmente dal vano motore si accede tranquillamente, ma siccome abbiamo creato abbastanza spazio tra telaio e carrozzeria con il body lift, si può lavorare anche dal lato destro dell'auto di fianco alla ruota. Ora possiamo procedere a spurgare l'impianto. Innanzitutto ovviamente riempiamo la vaschetta del liquido con del DOT 4 e ovviamente stiamo attenti, controlliamo sempre che questa non si svuoti mai durante la procedura di spurgo. E allora ritorniamo sul cilindretto dell'attuatore della frizione, rimosso il cappuccetto in gomma di protezione, vediamo immediatamente la valvola che possiamo allentare con una chiave da 8. È chiaro, ci sono vari metodi per spurgare, possiamo farlo manualmente senza l'utilizzo di alcuna pompa, ma in questo caso, essendo da soli, è molto comodo utilizzare questa pompa a vuoto collegata al compressore che aspira il liquido e rimuove così l'aria presente all'interno del circuito. Quindi nel momento in cui vediamo fuoriuscire solamente liquido e non più bolle d'aria, possiamo procedere a chiudere la valvolina. Controlliamo che la valvola sia ben stretta, rimettiamo il cappuccio di protezione in gomma e infine sistemiamo il livello nella vaschetta. Bene, anche questo video finisce qui come sempre. Like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo infine che sono presente anche su Instagram e TikTok. Passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!